quello realizzato con la plastilina, dove si va a caratterizzare il personaggio, quindi il naso, bocca, orecchie, cosa molto semplice. Ecco, l'importante è appunto dare i caratteri che si vogliono. Questo qui adesso io lo metterò in una bacinella e lo taglio in due. Sono a tagliarlo, prendere le orecchie. Ecco fatto. Perfetto. È difficile. L'importante è che non ci siano dei sottoscatti. Quindi, no, aspetta. Ecco, io li posiziono bene, cercando di farli aderire al fondo. A questo punto preparo il rigetto di gesso. Allora, per il getto di gesso metto l'acqua che serve e poi aggiungo il gesso nella quantità che è necessaria. E c'è un trucco per capire quanto ce ne va. Allora. Basta. Perché tanto questo è. Lo so, ma. Allora buttiamo giù il gesso, mi dai una. Questa? Sì. Con cosa miscoli? Con cosa miscoli? Un pennello. Puoi dare le dosi più o meno? Chiama, cioè in base, adesso ti faccio vedere quanta ce ne va. Nel senso che l'acqua chiama la giusta dose. Buono. Se vuoi. Fra poco comincerà a vedersi delle isolette di gesso, allora vuol dire che l'acqua ha assorbito tutto il gesso. Questo è gesso a presa rapida. Non c'è neanche bisogno di mescolare, mi apri quell'altro sacco. Ecco, comincia a vedere che l'acqua sparisce. Forse basta questo. Vedete le isolette che si vedono e pian pianino si fa sparire l'ultima acqua. Era giusto, guarda. Sono fatto apposta. Mescolo? Sì. Per far uscire le bolle. Vediamo che se non galleggia. Ecco fatto. Sul pennello qua, guarda. Sul naso.
l'importante è che sia coperta chiaramente tutta. Si potrebbe fare anche più piccola come forma, diciamo che se c'è più gesso poi è anche più facile fare tutta l'operazione della carta che si asciuga più presto. Allora, questo è lo stampo, diciamo, una volta estratta la plastilina resta uno stampo che noi adesso andremo a riempire con la carta, con la tecnica della maschera. Quindi una serie, almeno 4-5 strati sovrapposti, in maniera che con la colla da tappezzieri, questa in polvere, in modo che appunto si irrigidisca e poi si possa realizzare la testina. Noi la colla usiamo, l'hai già fatta. ce n'ho un po' fatta, usiamo questa carta che chiamiamo carta da macellai, perché era quella che usavano i macellai, oppure quelli che fanno le fritture. Allora, per fare la colla, ecco qua, allora, prendiamo un po' d'acqua. Lì cosa c'è? È già colla comunque. Ah, vabbè. Prendiamo un po' d'acqua normale. Questa si trova dai ferramenta e dai colorifici. Ecco, l'importante è che sia abbastanza rassodata. A questo punto Ah, ti dai un vassoio, ecco. a questo punto cominciamo a realizzare le strisce di carta per la maschera. Allora, stendi l'acqua sulla carta per poi dargli la colla, quindi la stai preparando. Poi c'è un verso. La colla è abbastanza densa. Allora, questo è il primo strato. La parte della colla, allora, c'è come si vede, c'è una parte in cui è più facile, diciamo, staccare. Se noi facciamo dall'altra parte non ci riusciamo. Allora, la parte della colla va verso l'esterno, non verso lo stampo, e pian pianino cominci come primo strato a coprire. Allora, questo qua è uno stampo abbastanza complicato perché, come vedete, ha tanti arzigogoli. Anche perché Quanti strati di carta ci vanno? allora, il primo strato va fatto in maniera singola, cioè, dopodiché vi faccio vedere, per gli altri strati si possono fare 2 foglie alla volta, in maniera di far prima. L'importante è, Perché questo ha la colla solo da questa parte qui. l'importante è È ben chiaro se non si incolla sotto. lasciare un po' di ricchezza all'esterno, specialmente nei Sì. primi. Cioè che debordi, Sì. perché così dopo quella si rifina, no?
che dopo alla fine va fatto, Ah, la pieghi sopra, capito, va perfetto. fatto un cordolo finale che è quello che poi permette Ah, bene. alla maschera di praticamente di staccarsi dallo stampo da sola. Si mettono almeno 5 strati. Sì, il primo è più rognoso. Il primo è quello che deve essere più preciso perché sarà quello che poi si vede in prima. È quello all'esterno praticamente. Poi E deve essere singolo il primo, mentre gli altri si possono usare anche 2 fogli. usando 2 foglie alla volta di fatto si fanno 3 giri, ecco. Certo, bisogna fare veloci perché non si deve seccare la colla. No, beh, ma non si secca. Ah, non Il si secca. problema è che se si secca Anche così poi si fa basta dargli un po' d'acqua, un foglio alla volta. Dentro questo. Ma il naso certe volte conviene anche riempirlo. Così non si piega, dici? Sì, si Questa? fa più pesante, insomma. Sì, sì, resta più... Però c'è il problema che dopo non esce. Bisogna sempre tenerlo. Ecco, questo è Ecco, fatto il primo. Sì, sì, vabbè. fare. No, la cosa Devi fargli importante vedere è però devo che farti sia vedere rottola. il cordolo. Ricordalo, sì. Vabbè, lo facciamo con questo primo strato. Allora, l'importante è che sappiano che ci sono 5 strati e che gli altri possono avere anche 2 fogli alla volta. Senti, mettiamogli un altro strato, così almeno viene un po' più... Altrimenti dopo lo buttiamo via quello lì. No, perché sennò il cordolo non si riesce a fare. No, benissimo. Ottimo. Allora, fai vedere che adesso invece mettiamo un altro foglio insieme. Quindi ce lo incollate sopra Ripassiamo con l'acqua. l'acqua. Ecco fatto. E ripassiamo con la colla di nuovo. Dà fastidio. Adesso non c'è mai nessuno. Oh, così. Ecco fatto. Ecco, adesso facciamo la stessa cosa, però appunto Con 2 strati alla volta. con 2 strati e posso mettere anche la colla dalla parte invece dello stampo. Ah, ho capito. La colla può stare anche verso lo stampo. Serve la carta più Senza colla, senza colla. cioè la carta assorbente, insomma, proprio. Sì, come questa, insomma. Sì, sì. Allora, serviamo Marco Scacchetti E lui è Paolo Bussolini. e Paolo Bussolini dell'associazione Favola Va. Sì. Si bagna subito. Ah, sì, infatti. Pian pianino, Fa il cordolo. adesso rimbocchiamo quello che abbiamo lasciato fuori appositamente Fino e all'orlo. facciamo un piccolo cordolino in maniera che poi quando si asciuga fa proprio da tirante per staccare la maschera dallo stampo. Questa è una tecnica che ho imparato da un burattinaio portoghese, no, spagnolo, Salvador, ancora tanti anni fa. Ecco, questo è uno, questo è l'altro. Bisogna che sia a filo raso. Diciamo all'altezza sì dell'orlo. Vai. Allora, a questo punto, a seconda di dove si mette, chiaramente se lo metti davanti a un termosifone O ci sulla mette stufa. una giornata, anche meno,
perché sarebbe meglio staccarlo proprio non quando è proprio asciutto asciutto, che diventa molto duro, e quindi riuscire a staccarlo dallo stampo è la cosa. Quando è ancora un po' umido, dici? Esatto. Beh, non... Non umido, però ecco, non sia proprio secco del tutto, perché allora diventa un po' un problema staccarlo. Ok. E adesso, Fai vedere il risultato finale. ecco qua. Mostrali. Questo è quello che alla fine risulta, i due pezzi. Poi qui abbiamo per esempio uno stampo più semplice, che è questo qua, se vuoi inquadrarlo un attimo. Se si fanno forme così meno difficili è molto più facile, specialmente all'inizio. Questo per esempio è un gatto, che alla fine risulta così. Adesso dobbiamo far vedere come mettere insieme le due parti. Aspetta. Allora, io uso una taglierina per rifilare i bordi, perché non essendo proprio piano, in maniera che combacino il più possibile. Le hai già limati, ho visto. Lì sì, un po'. Non di tutto, ma quasi. Sì, beh, ma dopo qua si riempie con la carta. Facciamo vedere due sistemi per unirlo. Per esempio, lui fa vedere con la pistola della colla a caldo. È un'unione un po' grossolana perché dopo comunque Allora, viene rifinito. alla base bisogna chiaramente aprire il buco. O si può fare anche dopo. Quindi fai il buco da dove passerà poi Il dito. il dito. Ecco qua. Quindi copri i buchi praticamente, Sì, lo se si rifili. può, dove si riesce, appena appena è sufficiente così. E questa è la tecnica con la pistola. Sì. E dopo chiaramente sono tutti preparatori, perché si farà un altro strato intorno. Ah, interessante. Ok, perfetto. Allora, cosa stai facendo adesso? Allora adesso uniamo le due parti. Questa è la seconda tecnica. Diciamo questa è più semplice se si vuole fare senza usare la pistola. Comincio dalla base Pratiche del nastro carta. con del nastro di carta molto semplice, che poi diventa sempre carta, alla fine resta sempre carta. Quindi. Che qua vado a puntare in diversi punti. Il nastro, non so perché. Poi te lo togli. C'è il nastro che incolla poco. Ho visto. Non so come mai, sarà vecchio. Ah, perché ci sono quelli da carrozzieri, quelli da muratori. Prendiamo un altro foglio perché adesso si riveste con un altro strato la maschera. Volendo si può rinforzare questa colla con aggiungendo un po' di vinagre. Capito? Okay.
ma non mettiamo la colla. Ah, No, volevo solo tirarla un po'. Sì, è tutta rapporata. vai. Opla. Allora, prima cosa prendo un bel pezzo grande, opla, e lo infilo dentro, proprio da questa scotch attacca poco. Un pennello ce l'hai tu? No, eccolo qua. Do un pochino di colla. Opla. E quella doppia. Quella doppia. Ecco, questo è quello che abbiamo fatto adesso. Si possono fare anche dei personaggi più complessi, per esempio, come vedete qui c'è il lupo con la bocca, e questo, diciamo, è stato fatto con, invece che con 2, con 4, perché anche questa parte qua è stata uno stampo a parte. Quindi 4 stampi di Quindi gesso. 4 stampi. Per quanto riguarda la pittura, allora si dà prima un passaggio con un fondo bianco ad acqua, che è quello che poi dà la possibilità al colore di risaltare meglio, perché chiaramente essendo questo un colore beige, e quindi poi ci si sbizzarrisce, insomma, su come si vuole realizzare. Per esempio questo qui è un leone che insomma e lì dipende tutto un po' dalle capacità. Facciamo vedere qua il pappagallo, che è molto bello, Questo pappagallo che ha delle bellissime colorazioni. Questo video andrà alle scuole anche, andrà ai bambini, per cui... questi stiamo finendo adesso la storia del panda a colori. Un attimo, vai. Allora, noi adesso predisponiamo, a seconda dei colori che ci servono, dei ciuffi di lana. Per i Possono capelli. essere grandi, piccoli, a seconda appunto di quello che ci serve. Come fare? Specialmente è una cosa che si fa in maniera molto bella con i bambini. Adesso lui è il bambino, vedi? Ti lego, fai così, ti lego al dito e poi facciamo il ciuffo a seconda, piccolo o lungo, a seconda di quello che ci serve. Quindi è un lavoro che con i bambini di coordinamento, di coordinazione e di lavoro in coppia che funziona moltissimo. Facciamo una ventina di giri. Qua adesso lo leghiamo a metà. Eccolo qua, che ci manca. No, l'ho portato. Che bravo. Adesso tagliamo. Allora, possiamo anche, per esempio, se ci serve più piccolo,
Questo è un filo di lana normale. No, no, sì. Qualunque. Un po' di lana. Vai avanti. Con qua in mezzo. Stai legando in due punti diversi, in modo che sembri quasi una treccia. No, lo andiamo a tagliare, vedi. Ecco. No, se vuoi usare anche questo. In questo caso facciamo dei ciuffi abbastanza Corti. corti No, perché metti anche Fammeli questo. vedere. semplici. Per fare, diciamo, dei capelli corti, ecco, da maschietto. Se no abbiamo questi qui, se vuole che facciamo la criniera, ce l'abbiamo già, vedi. Ma fai misto con questo? Oh. Questa era già pronta. Questa è una criniera da leone. Mettere insieme. Ma si può attaccare dopo anche insieme. Vabbè. Vediamo un po'. È finita, prima. è finita. Ci vuole. Prendiamo un altro là. Dov'è? Vedi. Dammi questo su. Opla. Metti un altro po' di colla. Dove qua? Sì. Vai, vai. Ecco, insomma, questo in maniera molto semplice il sistema.